Ciao amici, benvenuti sul canale. Oggi ci siamo inventati un'altra cosa. Insomma, Sì. abbiamo fatto trasmissioni live con la musica live, poi abbiamo fatto... cosa abbiamo fatto? Sempre casino. Sempre casino. Sì, poi abbiamo fatto sì, i podcast, i podcast. cioè io ho fatto i podcast, poi ho invitato 2 volte la Tantillo e invece oggi facciamo un podcast visivo. Esatto. Un podcast caffè, infatti vedete abbiamo già i bicchieri, quindi non Sì, caffè, più vino. caffè, più drink, Sì, più post drink, drink. però facciamo come se fossimo al bar, infatti siamo in cucina, non siamo in studio, non siamo alla postazione pianistica, ma siamo proprio in cucina dove si serve da bere, insomma, dove tra qualche minuto, insomma, dopo la diretta, Sì. dopo il video ci sarà Faremo il prosecco, ci prosecco, sarà la torta. tortina, ci sarà... E quindi niente, non siamo qua a parlare dei cavoli nostri, ma pensavamo di fare una cosa, o meglio, un po' Roberta aveva questo desiderio, un po' ce l'avevo io, ho detto, a parte quando mi ero iscritto con un ufficio che insomma mi organizzava delle interviste, ecco, da allora che si parla di prima del Covid, ecco, non mi ha intervistato più nessuno se non i vigili a Varese quando mi ha ritirato la patente. È stata una bella intervista. È stata una quella, bella intervista, sì. Per cui ecco, ho detto, vabbè, è un po' il tuo desiderio, un po' il mio di essere intervistato, quindi chiedimi quello che vuoi, però ovviamente con una strizzata d'occhio verso il nostro lavoro. Ma sicuramente. Ecco. Quindi partirò. Attenzione ragazzi, iscrivetevi al canale, condividete e se la Tantillo dice cose cattive bannatela, vi autorizzo. Ma ormai sono rassegnata. Si è rassegnata. Sì. Okay. Prego, Dunque, proceda. come io non ho preparato delle domande come fanno i giornalisti, quelli veri, quindi chiederò cose come mi sgorgano Dal dalla cuore. mente. Ok. E quindi le chiederò perché ha scritto la prima canzone, non quando, perché? Allora, ormai è noto anche a chi mi segue poco, ma è noto che io sono un fan accanito di Claudio Baglioni. All'epoca vivevo con la mia famiglia, con i miei genitori e mia sorella, che saluto, e un tempo appunto mia sorella, ma non ha perso il vizio, amava Baglioni da morire, quindi giravano i mangiadischi, proprio quelli portatili, rossi o gialli, Sì. ecco, con i singoli, con i 45 giri di Baglioni, e in quel periodo girava proprio solo. E il retro di Solo, o comunque forse un altro disco ancora, non mi ricordo più, c'era un brano che si chiamava 200 lire di castagne, che è uno 100 lire esatto, di castagne, che è un brano molto insomma meno conosciuto di Baglioni, un brano di quelli che nei concerti non ha quasi mai fatto, se non proprio forse agli esordi. Però a me colpì tantissimo un riff di pianoforte e quindi decisi, dico, caspita, il pianoforte vorrei che fosse il mio strumento musicale, insomma, e quindi presi lezione poi da lì, da una cugina di mia madre che insegnava pianoforte, presi lezione e cominciai anche a scrivere delle canzoni, questo anche per colpa di un noto cantautore milanese ormai scomparso da qualche anno che si chiama Nino Rossi, e che scriveva musica dialettale, che parlava della città di Milano. Però ecco, questo miscuglio di cose, no? Questo Nino Rossi che mi aveva invogliato a scrivere, lo stesso Baglioni che è un cantautore, ecco, mi hanno in qualche modo instradato verso questa strada, appunto. Bene, grazie. Come seconda domanda mi chiedo, ma questa propensione al canto, alla musica, alla composizione, le è mai stata d'aiuto per incontrare qualche ragazza, cioè sa, come quelli che suonano la chitarra in Sì. spiaggia, nei falò, che tutti si innamorano del chitarrista? Lei è stato agevolato un po' in questo? No, direi di no, anche perché comunque cesso ero e cesso rimane. No, ma sa, è come la divisa, no? No. Il bigliettaio del treno di Sì. Trenord c'ha la divisa per stare bassi. Ecco no? perché vai sempre in treno. Non prendo un treno da 60 anni. No, scherzo. Oppure se non volevo disturbare l'arma dei carabinieri No, o le per altre carità. divise Però il prestigiose. fascino della Però divisa. anche un autista TM in certi frangenti, no? E allora mi domandavo, magari anche il pianista. No, in realtà allora succede spesso che tu prima hai detto il chitarrista, no? Ma che poi in fondo è uguale.
Però ecco, quando ci sono feste dove c'è un musicista, in genere il musicista fa da colonna sonora chi poi si imbosca, però rimane poi lì da solo. A suonare. Loro vanno via con, insomma, con il rispettivo partner. E te suoni. E tu rimani lì come un pirla a suonare tutta sera champagne per brindare un incontro. Tanti quelli si sono incontrati. Intanto sono incontrati e ti è rimasto il brindisi. Esatto. Sì. Poi non lo so, se da domani si vuole innamorare lei di me, va Ma benissimo. guardi, se non mi è successo fino adesso, non lo so. Vabbè, poi non so lei, ma non credo di rientrare nei c'è suoi troppa gusti. complicità. Sì, no, ma siamo troppo amici. Siamo troppo amici, è vero. Non si può. Ma non si sa, lasciamo così un punto di domanda. E invece vorrei chiedere qual è stato il periodo, se c'è stato, il periodo più difficile per la sua carriera di musicista? Nel senso di scrivere, che ho incontrato più difficoltà? Potrebbe anche essere quello, sì, c'è anche nel senso di scrivere o anche proprio nel senso di realizzarsi, quando ha pensato di dire no vabbè, basta, è inutile tutto ciò. Ma allora, quello lo dico più o meno sempre, nel senso che le porte in faccia arrivano clamorosamente, sono più quelle in faccia che quelle aperte, però poi c'è comunque l'amore per la musica che è interminabile e per cui alla fine si cade nel tranello di ricominciare o di continuare. Però effettivamente c'è stato un periodo che quando stavo scrivendo Chiaroscuro, che è il mio terzultimo disco, ecco lì ho vacillato perché stavo scrivendo quel disco con divorzio in corso e con i miei genitori che stavano morendo, quindi tutto in uno. Caspita. E io dopo che andavo, non so, all'RSA a dar da mangiare a mia mamma, senza tornare a casa andavo in studio dall'altra parte di Milano a incidere, quindi con 8 ore sulle spalle di lavoro e 3 ore da mia mamma a imboccarla. Per cui lì a un certo punto ho detto basta, non ce la faccio più, però le canzoni erano più o meno pronte perché le scrissi l'estate prima. Le scrissi l'estate prima proprio in agosto, tra luglio e agosto, e quindi erano già pronte, bastava solo inciderle e per fortuna allora mi venne incontro lo staff di Roberto Arzuffi della Pachamama che in qualche modo mi fecero trovare la pappa pronta, nel senso io dissi loro come volevo le canzoni e loro in qualche modo hanno capito al volo, d'altronde sono professionisti, certo. E senza troppi discorsi hanno capito il mio intento musicale, il mio indirizzo musicale, per cui però lì ho vacillato. Dopodiché ci sono state una serie di live che ricordo con amore infinito perché venivano appunto dopo quel periodo bruttissimo che feci con Anna Redaelli nella chiesetta di Arcore, e lì ci furono 4-5 concerti, 3 o 4 adesso non ricordo bene, che in qualche modo mi tolsero dall'angoscia, dall'ansia e dal periodaccio che avevo appena superato, insomma. Insomma, una bella pagina, sì. Una pagina intensa. Infatti è il disco che più amo, forse, perché non tanto perché ricorda quel periodo, perché anzi vorrei cancellarlo volentieri, ma proprio perché sembrava una rincorsa ad un arrivo che non arrivava mai, insomma, sì. Quindi invece poi alla fine è arrivato. Mi ricordo una cosa tenera, se vogliamo, una sera ero sdraiato qui sul divano, che c'è qui dietro, ed era un sabato sera, pioveva, classica insomma giornata, serata horror, e invece mi arriva una telefonata da parte appunto di Roberto Arzuffi della Pachamama e mi disse guarda sono arrivati i dischi e mi mandò le foto delle copertine. Che bello. E lì ero da solo e non sapevo con chi condividere quel momento e mi ricordo che piansi come un cretino sul divano perché non riuscivo a condividerlo con nessuno. Perché non ci conoscevamo ancora. Non ci conoscevamo, infatti. Caspita. E quindi ho condiviso sempre i dolori ma le gioie un po' meno, insomma, quindi. E invece il momento migliore, più bello, più emozionante, quello nel quale ho detto caspita, che figata. Ma in realtà ce ne sono 3, sì. Perché per fortuna la mia vicenda artistica, seppur in sordina, ha comunque attraversato dei buoni periodi. Allora, il primo in assoluto è quando vinsi Castrocaro nel 2006, anche se ci fu una delusione quasi immediata perché lo vinsi, andai a giocare con la nazionale cantante, ma poi si chiusero le porte appena aperte perché poi il signor Sandro Giacobbe mi convocò
appunto in nazionale, mangiai con Gigi D'Alessio, con Ramazzotti, Che bello. feci un gol a Ramazzotti sotto le gambe, No. quindi sì, sembrava tutto a posto, infatti avevo già pronta la carta per dare le dimissioni al lavoro, perché ho detto vabbè, ormai è arrivato il mio Com'è momento. andata? E quindi quello, seppur insomma non è andato a buon fine, però è stato un bel momento, perché ho cantato allo stadio di Novara con dentro 35.000 persone e insomma è stata un'emozione incredibile. Che numeri. Quello è il primo episodio. Il secondo episodio è quando ho conosciuto Ornella D'Urbano, perché ho svoltato. Ornella è una persona straordinaria, oltre che una professionista con i controfiocchi, e quindi con lei ho intrapreso il cammino che poi mi ha portato al concepimento dell'ultimo disco che ho fatto e all'inizio di questo, dove anche tu sarai coinvolta. Sì. E il terzo momento è quando ti ho conosciuto. Ah! Sì, perché, Qui ti volevo. Sì, perché comunque ho capito già dai primi momenti che con Roberta sì, nasceva un'amicizia, anzi era già nata, però sapevo che poteva finire in qualche cosa di artistico, di collaborazione. Che bello. E poi da lì è diventata una fortissima amicizia, Sì, perché gli voglio bene a sta signora. Ma che carino. E quindi niente, questi sono i tre momenti. Bello. L'ultimo non me l'aspettavo. Credevo che insomma raccontassi altre cose. Bello, è stata una sorpresa nella sorpresa. fa piacere. Bene, mi fa molto piacere. Quindi ora parliamo un po' del futuro. Sì, assolutamente. Parliamo un po' del futuro, fino adesso abbiamo fatto un po' un riassunto. Dobbiamo dire una cosa importante, perché il video Diciamo una cosa va importante in onda subito. Sì. E allora, oggi c'è stata data una data bellissima, ragazzi. Il 24 agosto saremo presso la Fattoria delle Rose in provincia di Biella. Poi comunque quando sarà pronta, esatto, quando ci saranno i dettagli. Bel nome, Fattoria delle Rose, Sì, non lo sapevo. Fattoria delle Rose. Io già ci andai anni fa ad accompagnare un poeta e una poetessa di Torino, e mi piacque molto come posto, anche perché è una vecchia cascina ristrutturata immersa nel verde delle campagne biellesi, ed è stata adattata da questa signora Paola in modo egregio, quindi saremo dentro questo meraviglioso posto a fare il nostro spettacolo. Che bello. Ed è appunto nelle campagne biellesi. Comunque appena avremo i dettagli, gli orari e il numero di telefono per prenotare, perché bisogna prenotare, ecco, vi faremo sapere. Comunque ci sarà, diamo uno spoiler, dalle 20 fino alle 21 un ricchissimo pericena. Dopodiché alle 21 c'è per un digerire dopo cena. Ecco. Ci siamo noi. Esatto. 24 agosto. Esatto, 24 agosto. Che è un sabato. Sera, Un sabato. Sì. Ecco, poi per quello che mi riguarda, il 20 suonerò a Castringa, che è vicino ad Alessandria, sì, più o meno. Comunque anche lì vi metterò tutte le specifiche. Bene, e quindi dopo questo strepitoso incontro dove ci siamo conosciuti, cosa bolle in pentola per il nostro prossimo futuro? Sì, allora io ho concepito un disco, tra parentesi vi ringrazio, approfitto e chiudo una parentesi al volo, perché io da qualche tempo che su Instagram, su TikTok e anche su Facebook, ma anche sul canale YouTube, negli short, piuttosto che nella community, io metto i famosi indizi, cioè io scrivo 4-5 parole che faranno parte del nuovo disco, dei testi del nuovo disco, e vedo che sto raccogliendo parecchi È bello, ma è consensi. Un bel format quello lì, molto, è un bel format, molto sì. simpatico. Me lo sono inventato di sana pianta, però vedo che è seguito. Bravo, pensavo che fosse qualcosa No, per niente. Tutto tuo. Tutto bravo. mio, e quindi vedo che sta raccogliendo decisamente tanti like e tanti consensi. Ecco, detto questo, è un disco veramente, io lo definisco della maturazione, perché comunque ho scritto cose molto diverse da quelle che scrivo solitamente, ho toccato temi che non ho mai toccato, finora non ho toccato il circo, la cosa è molto strana, ma non è detto che lo tocchi. E quindi insomma sto facendo un lavoro particolare, anche se come sempre incasinato, perché io purtroppo quando poi mi butto nei testi, Roberta adesso ne ho letto uno, ho detto ma come diavolo Bellissimo. fai a tenerti in mente tutte queste parole? Sì. E le leggo perché purtroppo non ho memoria, però è un disco complicatissimo, è veramente complicatissimo sia a livello armonico che melodico che testuale.
E siccome è incasinato, ho detto alla Tantillo, vieni a fare un giro e aiutami, Sì. no, aiutami, dai il tuo contributo poetico, perché poi lei, ragazzi, è una poetessa coi Sì. controfiocchi. E quindi lei leggerà, reciterà appunto alcune sue poesie Sì. all'interno del disco stesso. Abbiamo, come spesso diciamo, un fil rouge Esatto. che non diciamo, però No. insomma c'è una parola che sarà costante sia nelle mie canzoni che sia nelle poesie di Roby e che sarà proprio un fil rouge. E non che il disco parli solo di quello, parla di tante cose, così come le poesie, però all'interno sia delle poesie che delle canzoni ci sarà sempre quella parola che lo fa sembrare quasi un concept album, però non lo è. Come dicevo, si parla di cose a volte diverse, completamente diverse, ecco. Bene, e Tu più o come meno l'hai presa? Come come- l'hai preso questo Ma progetto? per me è stata veramente un'emozione nuova e graditissima, qualcosa che non avrei mai immaginato, perché già avere la tua amicizia, essere insomma parte della tua vita artistica, condividere i miei pensieri, creare questo nostro evento che portiamo in giro, tutto quello che ci unisce è già qualcosa di bello. inimmaginabile. Inimmaginabile. Vedi che poi adesso con l'anzianità inizio anche a balbettare. E quindi io ero già contenta così. Per me vabbè, insomma. era già tanto. Poi quando mi hai chiesto se avessi voluto partecipare con queste poesie da inserire tra una canzone e l'altra, io ho detto, ma io? A me? Sì, tu? E ho detto, la risposta poteva essere solo una. Sì, beh, tra l'altro ragazzi io sono abbastanza abituato alle collaborazioni, spesso sono non additato, però qualcuno spesso mi ha fatto osservare che io non mi muovo mai da solo, ma perché effettivamente la condivisione, l'arte, cioè la condivisione senza l'arte non potrebbe esistere e viceversa. Secondo me chi fa arte deve condividere, perché sennò è come quando insomma uno scrive una canzone, diventa popolarissima e a quel punto lì non è neanche più sua, è di chi l'ascolta. Sì. Ecco, la stessa cosa più o meno, io la penso più o meno allo stesso modo, nel senso che se scrivi, poi tieni tutto per te la canti, te la suoni, te la reciti, te la smazzi, te la ammazzi, capisci che sì, vuoi che ti dicano bravo, va bene, bravo, ma poi che te ne fai del bravo? È bello condividere, è bello condividere, sì. far entrare nel tuo mondo chi appartiene a un altro mondo ancora, tipo Roby, e a me capitò con Tre Quarti d'Amor di lavorare anche con Claudia Gaetani, Sì. che fece, anche lei poetessa, che fece un libro proprio intitolato come il mio disco, con lo stesso formato del disco, dove al suo interno c'erano delle poesie liberamente ispirate alle mie canzoni, ma che non avevano nulla a che vedere con le mie canzoni. Quindi, e poi ho collaborato con una flautista tanti anni fa, con un contrabbassista, e insomma difficilmente faccio tutto da solo, ma non perché non ne sia in grado, perché alla fine le serate mi è capitato di farle anche in assolo, però ritengo e reputo che la condivisione nell'arte sia alla base della ricetta, insomma. Sì, ma poi penso che certe condivisioni sorgano un po' anche spontanee, Sì. quando si trova un'affinità di intenti, di pensieri, di azioni, quando si trova una persona con cui viene proprio spontaneo creare Certo. qualcosa di diverso, È tutto più facile. la condivisione è già lì, Sì, sì. lì, quindi io sono onorata e sono molto... Sono onorato io, caspita. Cioè, perché io non ho mai pensato di entrare a far parte di un disco, cioè io non canto, Beh, ma allora non era una cosa che pensavo mi potesse succedere, Certo. quindi sono davvero davvero contenta, non vedo l'ora, anzi che si realizzi, di avere il CD, sì, certo. Ecco, o comunque insomma tra l'altro, di ascoltarlo. ecco, Ecco. tra l'altro l'unico spoilerata che possiamo fare, anche perché altre non ne possiamo fare perché non sappiamo bene come andrà a finire, però ecco, l'unica spoilerata è che ci sarà una persona che lavorerà con noi, a parte Ornello ovviamente,
e che ha già lavorato in Tre Quarti d'Amore, ossia Anna Redaelli. Anna Redaelli è colei che disegnò questo ometto simpatico sulla copertina del mio disco, che vi metto in sovraimpressione, e anche quest'anno si occuperà della mia copertina. Bello. Adesso non vi dico come sarà, comunque sarà molto particolare, molto minimalista, ecco. D'altronde Anna mi conosce talmente bene che sa leggermi dentro come la stessa Roby, insomma. Ci sono persone che conosco talmente bene che basta che faccio così e hanno già capito, e non c'è neanche bisogno che si parli, perché a volte basta guardarsi. E effettivamente Anna mi ha già capito subito, mi capì subito quando gli spiegai il mio intento di quale volesse essere, insomma. E io proverei anche a farle leggere una poesia, se ce l'ha sul telefono. A me? Sì, ho voglia di sentire una poesia. Ho voglia di sentire una poesia, così. Quindi... Intanto che la Roby cerca, io vi Ecco. ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, condividerlo, fare pubblicità al mio canale, quindi le storie di Corrado, e poi ringrazio tutti coloro che lasciano ultimamente commenti carinissimi sulla mia community. Ok. Va bene, e quindi leggo questa che ho Oggi scritto. non c'è il pianoforte, ma Oggi fate no. finta. Leggo questa. Oggi è martedì, Sì. ma questa l'ho scritta di domenica, una domenica di qualche domenica fa. Ok. Oggi è domenica, piove e tira vento. C'è una sirena, E scusate. c'è anche la sirena, fa parte del... Facciamola passare, Facciamola passare. e poi ricominciamo. Non taglio perché voglio che resti tutto così com'è. Tutto live, tutto come... ok. La tutto sirena è passata, sì, passata. possiamo via. partire, vai. Oggi è domenica, piove e tira vento ed io sono rimasta in casa a fare niente. Per prima cosa, al risveglio, dopo un caffè, ho rifatto il letto, passato la scopa e messo i panni in lavatrice. Poi ho preso farina e acqua e lievito e mi sono messa ad impastare. Mentre cresceva l'impasto ho letto un libro, fatto saltare in padella col vino bianco un po' di salsiccia per il risotto, stesi i panni lavati dalla lavatrice e stirato quelli asciutti. Oggi è domenica, piove e tira vento ed io sono rimasta in casa a fare niente. Ho apparecchiato, pranzato in silenzio con mio figlio, sparecchiato, fatto un caffè e lavato i piatti. Poi ho pensato che fosse il giorno migliore per una torta di mele, quindi ho sbucciato le mele, preparato l'impasto con uova, zucchero, burro, latte e farina, aggiunto il lievito, decorato con le mele e infornato. Intanto la pasta per la pizza era pronta, l'ho stesa in teglia e preparata per il forno. Prima però ho fatto cuocere la torta. Oggi è domenica, piove e tira vento ed io sono rimasta in casa a fare niente. Nel pomeriggio mi è venuta voglia di scrivere e perciò, dopo aver tagliato la mozzarella a dadini e sfornato la torta di mele, in questa cucina inondata di profumi, nel silenzio di queste stanze rotto di tanto in tanto da folate di vento isterico, ho preso carta e penna ed ho scritto così: oggi è domenica, piove e tira vento ed io sono rimasta in casa a fare niente. Sei la donna dei finali, sei meravigliosa. È la donna Grazie. dei finali, ragazzi. Sono rimasta in casa, me la ricordo quella domenica, non sono stata ferma un attimo. È la donna dei finali, Roberta, proprio Grazie. dei finali. E allora, tra l'altro, mi è venuta in mente la pioggia, non so perché mi è venuta in mente. Perché sono 3 mesi che piove. No, ma al di là di quello, non so perché ho fatto il collegamento della pioggia con la Sunrise, no, nel senso che l'ultima volta che siamo andati in radio pioveva tantissimo, esatto. ma Ecco, forse pioverà anche il 29. mi sa che pioverà anche sabato. Vabbè, comunque tutto questo per dire, ma l'ho lasciato detto in uno short l'altro ieri, che sabato saremo a Freedom Street Radio al programma The Time Is dalla Sunrise, che è la conduttrice Mara, è la conduttrice di questa trasmissione, appunto The Time Is. Per ascoltarla e ascoltarci basta fare un semplice gesto di scaricare l'applicazione negli store che avete, insomma, nel caso Apple in iOS, no, ho detto una fregnaccia, comunque da Apple e da Android, ecco, Esatto. tanto per... E si scarica l'applicazione, si accende alle 4 e si sentono questi due delinquenti che parlano con la Sunrise. Con la Sunrise. Quindi questo è una cosa in più che facciamo e
io volevo chiederti, adesso parlo di me ma chiedo a te, se c'è una canzone, allora ti dovessero dire guarda devi partire per, non so, un paese tropicale, portarti via 4 libri, 5 cose tue e 3 canzoni di ogni artista che ti vuoi ascoltare nel telefono, nell'iPod, eccetera. Se dovessero chiederti 3 canzoni mie, che cosa diresti? Mi stavo preparando su Baglioni. Beh, Baglioni c'è l'imbarazzo della scelta. Allora, io mi porterei via Fiocchetto Blu, mi porterei, sì, perché c'è tanta roba dentro, mi porterei via quella, poi mi porterei via quella lì, Dannato mi amor, e mi porterei via quell'altra che è sempre in coppia con Dannato mi amor, Amore d'inchiostro, Okay. bravo, quelle lì. Quindi 2 dell'ultimo album e 1 del penultimo. Bene. Sì. Beh, Fiocchetto Blu mi ha colpito però, perché Fiocchetto Blu, ragazzi, parla della violenza sui minori, quindi Sì. una canzone decisamente pesantina, però mi ha fatto Però piacere perché è talmente emozionante che io faccio fatica ad ascoltarla perché mi si fa il groppo in gola. Però pensando alla situazione di andare via così, allora mi voglio portare via qualcosa di forte, sì. ecco, in questo senso, quindi mi è venuta in mente da sola. Poi c'è il Gran Gran, C'è il Glen Grant, dopo anche il Glen Grant, però intanto con questa... No, se ero preparata su quelle di Baglioni, ma non me l'hai chiesto, perciò niente. No, Baglioni non ha bisogno di pubblicità, No, ragazzi. no. Io lo adoro, ma insomma Però mi porterei via anche i suoi dischi. Ah beh, anch'io, Scusi. ma scherzi. Anzi, io li ho sempre pronti là, perché se c'è da partire, Ecco. sono già pronti. No, io i libri della Tantillo me li porterei via tutti, perché Anch'io tutti, non lo dico neanche, non sto neanche a tutti dire perché è comunque mi fanno compagnia, anche se nella falegia di presenza, per cui uno volendo potrebbe dire sì, ma tanto ogni martedì a casa tua, quindi di poesia ne senti quante ne vuoi e anche dal vivo. Però effettivamente se dovessi andare via porterei i suoi libri. Tra l'altro la cosa bella che è veramente nata in sordina, e mi ricordo sul divano, perché io ti feci un'intervista sul divano, Sì. da dove nasceva il progetto Coce Tantillo. È vero, è vero. Guarda è vero. quanta acqua sotto i ponti è passata, Mamma mia. quanti inverni sono passati, quante estati. Primavere, autunni, esatto. sì, tutte le stagioni. Abbiamo riso per una cosa, ma non possiamo dire che cosa. No. Ecco, vabbè, fa parte delle stagioni, comunque, vabbè. Vabbè, tanto non si sa niente. Ecco, però era una presentazione che, sapete, sono quelle rubriche che tu dici io ci provo, se van bene, se no arrivederci, grazie. Invece dopo 2 anni, sì, Sì. 2 anni siamo ancora qui a fare Coce Tantillo, di qualche metro più in là, perché là c'è il pianoforte. C'è il pianoforte. Ecco, vediamo magari se riusciamo a inquadrarlo. Ecco, vedete là Quello c'è lì, il pianoforte. computer e pianoforte. Esatto, e quindi insomma ci mettiamo lì, facciamo le nostre cose, poi beviamo, infatti vedete i bicchieri sono sempre pronti sul tavolo. Un attimo, Adesso esce la bottiglia, per cui tra un po', insomma, sono già 28 minuti che parliamo. Infatti ho la lingua felpata. La lingua felpata. Sì. Va bene, io direi che a questo punto possiamo salutare i nostri amici. La prossima volta che ci vedete live, perché Sì. insomma non bisogna tradire le aspettative di chi ci ascolta. E allora ricapitoliamo: sabato siamo dalla Sunrise 29 su Freedom giugno. Street Radio, il 29 giugno alle ore 16, quindi scaricate l'app di Freedom Street Radio. Esatto, e poi il 24 agosto saremo alla Fattoria delle delle Rose. Ripeto, per questo evento aspettate qualche settimana perché manca veramente tantissimo, Sì. e poi metteremo le locandine eccetera. La sola cosa che vi dico è che dovete assolutamente prenotare, perché è un ristorante barra niente, è un ristorante, e però ci sarà una pericena servito, per cui insomma chi volesse prendere parte all'evento dovrà dire in quanti sono, eccetera. E poi che è alle ore 20, quindi alle ore 20 per voi che vi riempite il pancino e alle ore 21 per ascoltare noi, quindi che intanto ce lo saremo già riempito. Intanto ci saremo, appunto, arriveremo storti come sempre. Io pensate, l'unica volta che ho cantato ubriaco, ma ubriaco come una scimmia proprio, mi ricordo di essere andato dalle parti di Pavia in una cascina, quindi Ecco. più o meno
E mi ricordo che allora suonavo con una certa Giulia Finazzi, che è una flautista bravissima, e eravamo seduti al tavolo a mangiare insieme alla compagnia con la quale ci eravamo riuniti, e a un certo punto abbiamo bevuto litrate di Barbera, non so, avevamo bevuto come le bestie. Sta di fatto che a un certo punto era ora di suonare, io mi ero anche dimenticato, perché cioè, ormai ero ubriaco perso, ho detto sono qua a cenare e basta. Ormai mi ero dimenticato. C'era là il pianoforte che mi aspettava e ho detto ma chi se ne frega, mangiamo. Questo è bello, ormai mi ero dimenticato. Mi ero dimenticato. Sta di fatto che ero ubriaco come una scimmia. A un certo punto viene lì la cameriera, la ragazza, insomma, e ci dice forse dovreste andare a suonare. Scusi, perché sono già le 10:30. E lei è il pianista? E dico, porca vacca, adesso chi è che canta? Qui già non ho memoria da sano. Se poi sono ubriaco non trovo neanche i tasti del pianoforte. Beh, mi crediate o meno, ho suonato tutto a memoria senza leggere i testi. Vedi che il vino fa bene, te lo dico sempre. Mamma mia. Il vino fa bene, Sì, vedi? e poi ho vomitato 2 giorni dopo. Vabbè, però intanto hai fatto la tua bella porca figura. Eh sì, anche Giulia suonava allegra, perché mentre suonava flauto rideva, vabbè. Comunque è stato Una serata gioiosa. una serata gioiosa. Va bene ragazzi, scusate se ci siamo dilungati, abbiamo raggiunto la mezz'ora, Sì. e quindi iscrivetevi al canale, condividete il video e la prossima volta ci vedete là a pianoforte. Ciao! Ciao!